Benvenuti anche oggi sul mio canale, io sono Rosa Parlato e oggi vi mostro come dalla creazione di un semplice fiore possiamo realizzare tutti questi modelli di collana, ma anche altri sfruttando la vostra fantasia. Per questo fiore ci occorrerà qualsiasi filato voi abbiate a disposizione, che può essere del cotone, del cordino per borse o altro. Vi consiglio ovviamente, in base al modello che scegliete e quindi la lunghezza della collana, di scegliere anche un filato che sia più adatto. Ovviamente con lo stesso fiore possiamo abbinare anche gli orecchini e un bracciale se ci piacciono. Come potete vedere, con lo stesso fiore io ho realizzato due modelli completamente diversi. Prima di passare al tutorial vi ricordo di iscrivervi non solo al canale ma anche al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, dove potete condividere con me le creazioni ispirate dai miei tutorial. Inoltre, se vi fa piacere, potete sostenere il mio canale attivando l'abbonamento da 0,99 centesimi. Passiamo adesso al tutorial. Per questo tutorial io vado ad usare, vedete, degli anellini di plastica che hanno un diametro di circa 2 centimetri. Eccolo qua, vedete? Dove noi ovviamente andiamo a lavorare all'interno. Adesso vi faccio vedere, io andrò a realizzare questi fiori che somigliano molto ai girasoli. I colori ovviamente li decidete voi. Io ho realizzato sia questo modello che questo modello, vi farò vedere poi la differenza. Per questo modello io utilizzo all'interno dello Swan Black di filati 3 sfere, quindi un cordino per borse. L'esterno invece è un altro filato della Tessiland. Vedete, è più elastico ed è più sottile. Ovviamente questo significa che noi possiamo usare qualsiasi filato abbiamo in casa. Infatti dopo, come già vi ho anticipato, vi faccio vedere anche come viene, vedete, con del cotone. Quindi a prescindere dal materiale che abbiamo, poi decideremo ovviamente i colori che preferiamo come fiore. Adesso iniziamo, guardate, io con uncinetto di 3,5 mi aggancio con del filato, in questo caso è lo Swan Black, quindi del cordino. Ho agganciato, vedete, il mio uncinetto, entro all'interno e mi aggancio con il filo, vedete, della lavorazione, quello più lungo, e questo qui più corto lo porto dietro. Quindi chiudo lavorando una maglia bassa e vado a riempire di maglie basse il mio anellino, una maglia bassa in ogni punto. Dobbiamo lavorare un multiplo di 2, quindi devono essere maglie pari. Nel mio caso io ho lavorato 16 maglie basse. Adesso, visto che devo cambiare il mio colore, taglio, vedete, il filo in questa maniera qui e con un avo vado a chiudere la lavorazione. Qui ho, vedete, l'ultima maglia bassa dove ho il filo, questa è la prima maglia bassa, io entro nella seconda da dietro, quindi da dietro nella seconda entro così e vado praticamente a chiudere la lavorazione realizzando un'altra, vedete, maglia bassa, entro da dietro così e vado a nascondere il mio filo in questa maniera. Entriamo all'interno dietro, ovviamente, essendo cordino tagliamo i nostri fili e li saldiamo con l'accendino. Nascosti, vedete, tutti i nostri fili. Adesso con il colore di contrasto che è di nostra scelta io entro in uno dei punti, uno qualsiasi, non è importante, vado ad agganciarmi sempre con lo stesso uncinetto e lavoro 3 catenelle, quindi 1, 2,
e 3 catenelle. Nello stesso punto entro e lavoro una maglia alta in questa maniera qui. Adesso filo sull'uncinetto, sul prossimo punto lavoro una maglia alta e 3 catenelle, 1, 2 e 3, che vado a chiudere, vedete, nello stesso punto. Quindi la lavorazione si svilupperà, vedete, su 2 maglie basse. Noi lavoreremo 4 maglie alte sui 2 punti bassi e 2 di queste saranno formate da 3 catenelle. Adesso guardate, io entro nel prossimo punto e di nuovo lavoro una maglia bassissima per chiudere e poi 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, nello stesso punto lavoro una maglia alta. Nel punto seguente filo sull'uncinetto, una maglia alta e di nuovo 1, 2 e 3 e chiudo a maglia bassissima nello stesso punto. Ed ecco il secondo petalo. Adesso entro nel punto seguente, quindi non vi confondete, lavoro una maglia bassissima e da capo 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, lavoro la maglia bassa, la maglia alta, una maglia alta su quello dopo, 3 catenelle, 1, 2 e 3 e chiudo, vedete, nello stesso punto. E abbiamo lavorato un altro petalo e dobbiamo andare a proseguire così fino alla fine. Arriviamo, vedete, negli ultimi 2 punti, se abbiamo lavorato correttamente, e lavoriamo l'ultimo petalo, 3 catenelle, una maglia alta e in quello dopo una maglia alta e 3 catenelle. Ed ecco qui. Adesso tagliamo il nostro filo e lo tiriamo dietro. Andiamo ovviamente, vedete, a nascondere tutte queste codine. Ed ecco qui, vedete, che ho realizzato il mio girasole. Adesso vi faccio vedere con un filato più sottile, dove ci ritroveremo ovviamente più maglie basse. Io uso un'aiuta sottile e la metto in doppio filo. Qui ho 20 maglie basse, qui invece io ho lavorato 16 maglie basse, quindi dovete regolarvi voi, il numero di maglie basse non inciderà sul lavoro. Ovviamente andiamo a chiudere, vedete, a maglia bassissima sulla prima maglia bassa. Qui non dobbiamo cambiare il filo e semplicemente, guardate, iniziamo subito la lavorazione. Quindi 1, 2 e 3. In questo caso io ho fatto i petali, vedete, leggermente più lunghi. Per fare questo ho lavorato doppia, vedete, maglia alta, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, entro di nuovo nello stesso punto e scarico la mia maglia altissima. E quindi ovviamente, vedete, il petalo è più alto. Di nuovo 2 fili sull'uncinetto, entro in quello dopo, scarico i miei fili per 3 volte e poi 1, 2 e 3 e chiudo, vedete, nello stesso punto a maglia bassissima. Ed ecco qui che il petalo, vedete, è più alto. Ovviamente, come per l'altra lavorazione, di nuovo entriamo nei lati, chiudiamo sempre a maglia bassissima e iniziamo da capo. 1,
2 e 3, doppio filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e lavoriamo la nostra maglia altissima scaricandola per 3 volte, vedete, doppio filo sull'uncinetto e di nuovo scarichiamo nel punto dopo la nostra maglia altissima e chiudiamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Quindi il sistema è identico, cambia solo la maglia. Ovviamente è opzionale, questo è un modo diverso per se vogliamo realizzare più modelli di collane. Ed ecco qui, vedete, è leggermente più alto rispetto a questo. Quindi andate a scegliere, ovviamente il risultato ovviamente sarà questo. Rispetto al cordino andiamo ad infilare bene bene più volte, lasciate una codina più lunga con il cotone che andate ad infilare all'interno con un ago che non è a punta tonda, quindi un ago per cucire, lo andate a fermare bene bene dietro, altrimenti poi fuoriesce il filo ed esteticamente è brutto. Tenete presente, guardate, che potete anche aggiungere delle perline semplicemente durante la lavorazione della catenella, oppure guardate qui al centro, io con il filo ho fissato una perlina. Adesso guardate al centro, io ho 2 maglie alte di qua, 2 di qua, al centro, guardate, entro proprio nella parte centrale tra le maglie alte e lavoro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 catenelle in questa maniera qui. E ora tolgo l'uncinetto, entro al centro, vedete, alla stessa maniera, uguale, quindi vedete, proprio dentro, così, aggancio il filo in questa maniera qui, una catenella, entro così, guardate bene, prendendo 2 asoline e maglia bassissima, entro, prendo 2 asoline e maglia bassissima, 2 asoline, maglia bassissima, fino ad arrivare ovviamente dall'altra parte. Ed ecco, tagliamo il filo, lo facciamo uscire sempre sul dietro del lavoro e poi ovviamente andiamo a nascondere i fili, quindi recuperiamo, vedete, anche quest'altro filo, quest'altra codina, tiriamo i fili. Io vado sempre a saldare la lavorazione con l'accendino. Ed ecco qui. Adesso chiaramente dobbiamo fare la stessa cosa con ogni fiore, quindi guardate 1, 2, 3, 1, 2, 3 e ci agganciamo al centro qui.
e abbiamo già, vedete, collegato 3 fiori. Adesso ovviamente io vado a proseguire alla stessa maniera per gli altri 2 fiori. Una volta vedete che io ho praticamente completato la lunghezza della mia collana, quindi ho assemblato i 5 fiori, adesso non mi resta che andare a realizzare la lunghezza che andrà ovviamente intorno al nostro collo. Quindi possiamo proseguire, vedete, con una catena che si allunga più o meno di 30 cm, 30-40 cm, dipende quanto noi vogliamo lunga la collana, ok? Se facciamo una catena di 30 cm con lo stesso sistema, vedete che abbiamo fatto così, avremo una collana media. Ovviamente calcolate sempre che dobbiamo infilarla chiudendola, vedete come abbiamo chiuso qua, e quindi dovete calcolare bene la lunghezza della vostra catena. Potete anche misurarla prima di chiudere il lavoro. Io invece questa qui la vado a chiudere in maniera diversa. Prendo, guardate, 2 fili che sono di circa 40 cm. Siccome dietro al collo io non sopporto gli spessori, soprattutto d'estate, quindi che cosa faccio? Guardate, conto sempre 1, 2, 3, 1, 2, 3 e al centro, qui vedete del petalo, vado ad infilare 2 codine di questo filo. Mi aiuto, vedete, con un ago a punta tonda, faccio passare, guardate, la codina e la faccio ripassare un'altra volta, in modo, guardate, da incastrarla così. Ovviamente questa parte qui la vado a saldare, taglio l'eccesso e saldo, ed ecco, vedete. Adesso facciamo la stessissima cosa anche dall'altra parte. Uno, due, tre, questo è il centro, 1, 2, 3, questo è il centro. Quindi da qui vado ad infilare nel centro. Sistemiamo il filo più o meno della lunghezza che dobbiamo avere. Passiamo di nuovo ed ecco qua, tagliamo sempre il filo in eccesso e andiamo a saldare. Ed ecco qui, vedete che la nostra collana è pronta. Io vi ringrazio come sempre di aver seguito il tutorial, se vi è piaciuto mettete un like e vi saluto rimandandovi ad uno dei miei prossimi tutorial.